La presenza di numerosi artefatti da metallo in un'acquisizione TAC rende inutilizzabili i denti come riferimento anche per il Trace and Place. Il protocollo FICO si propone come una delle soluzioni per superare questo impasse. Questo protocollo sfrutta la possibilità del Navident di effettuare una procedura di Trace and Place su un modello STL, permettendo di ottenere un modello dentale ben rappresentato e correttamente allineato alla TAC. Evita l'uso di reperi chirurgici come il mini impianto o le mini viti. La prima TAC, se eseguita secondo questo protocollo, può già essere operativa. Permette il matching di ulteriori informazioni sulla base del modello registrato, cerature diagnostiche virtuali. La prova di accuratezza è immediata e può essere eseguita su qualsiasi dente, quindi in qualsiasi punto dell'arcata. Per l'impronta va utilizzato un portaimpronte in plastica preferibilmente perforato. Semplifichiamo così la preparazione, che consiste nell'allestire reperi di guttaperca. Far estrudere la guttaperca oltre il portaimpronte, creando stop dal lato coronale e gengivale per rendere il repere perfettamente immobile. Alternare le posizioni dei reperi per semplificare la loro individuazione in fase di allineamento software. Rimuovere le sbavature di gutta con un gommino in modo da rendere i reperi il più uniformi possibile. Per l'impronta, utilizzare un silicone per addizione di 90 Sure di durezza, importante per la leggibilità nella TAC. Durante il rilievo, indovare completamente i denti nel materiale, facendo attenzione a che essi non tocchino la superficie interna del portaimpronte. L'impronta non va rimossa dalla bocca fino al completamento della TAC, peno il rischio di deformazioni, dislocazione e conseguenti errori. L'impronta è sottoposta a sua volta a scansione TAC, facendo attenzione a sollevarla dal supporto del tomografo con materiale radiotrasparente. I parametri di acquisizione da utilizzare sono 80 kV, 2 mA, FOV 5x5 e risoluzione 200 micron. Otteniamo così due cartelle DICOM, una del paziente che indossa l'impronta, l'altra della sola impronta. Per ottenere il modello dentale utilizziamo software certificato, anche se gratuito, Blue Sky Plan. Per aprire Blue Sky Plan basta trascinare sulla sua icona sul desktop la cartella DICOM del paziente. L'apertura si verificherà solo se confermiamo la correttezza dei dati selezionati. Per creare il nostro modello importiamo i DICOM dell'impronta, clic su File, importa DICOMs, impronta con markers e confermiamo i dati. Normalmente l'allineamento è automatico, basta solo verificarlo cliccando sull'apposito pulsante. Se necessario lo si può correggere manualmente selezionando i reperi sulle due schermate superiori, facendo clic sinistro col mouse mentre si tiene premuto il tasto Shift della tastiera. L'inversione dell'impronta continua marcando la linea di margine del modello. Per marcare i punti, clic sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Shift. Verifichiamo l'allineamento del modello sulla base della superficie del materiale da impronta che si comporta come mezzo di contrasto. Isoliamo i reperi dei dati TAC tagliando le parti non necessarie e creiamo un modello STL. Esportiamo i due modelli così ottenuti, quello dentale e quello dei reperi, come un unico file e questo file potremo importarlo all'interno del Navident.